Bene camminatori, fa un freddo importante, ma adesso andrò al sole, andrà sicuramente meglio. Ma vi volevo far vedere che già dalla stazioncina di Tivoli c'è questo meraviglioso panorama sul fiume Aniene, che è fondamentale per questa città, poi scopriremo perché. Ed ecco a voi Tivoli, una delle città più antiche del Lazio, pensate, è addirittura più antica di Roma, è stata fondata circa nel 1200 a.C. e inizialmente era un insediamento rurale, poi si è trasformata in una colonia e viene citata addirittura nell'Eneide, la città di Tibur, come Tibur Superbum, quindi cioè, con tutta questa superbia ora cercherò un bar per andare a fare una superbum colazionum. Aspetta, ci ripiamo un caffè insieme, dai. Allora ragazzi, una volta arrivati alla stazione è semplicissimo, fate veramente 100 metri, siete arrivati dentro Tivoli. Vi consiglio di entrare, fare colazione come ho fatto io. Poi dovete tornare leggermente indietro per arrivare qui. Faccio vedere. Vedrete questo arco. Qui è una delle entrate della cittadina e qui sulla destra, vedete proprio lì, c'è il sentiero che parte, ci sono anche le indicazioni del CAI lì davanti, che ci porterà su da questa parte, leggermente indietro, e poi prenderemo il sentiero per iniziare il nostro tour del Monte Catillo, che è quello lì che vedete lì. Bello soleggiato, già mi piace. Sì! Andiamo! Ok, direi proprio che qui c'è stato un incendio, anche abbastanza breve. Guardate questi alberi, orelli, da carbonizzati. Comunque, sentierino carino, eccolo qua, tra ghiaietta e roccia, e diciamo in pochissimi minuti arriviamo già alla prima vetta della giornata, non tocchiamo vette altissime oggi. Piccolo fuori percorso per raggiungere la cima del Monte Catillo. Eccolo qua il fuori percorso, però vabbè, credo che ci sia stato veramente un incendio da poco qui, perché la vegetazione è poca e niente, e siamo a bassissima quota, quindi è davvero strano. Mi stavo per accappottare, sì, ma tutto normale, non vi preoccupate. Ragazzi, sono sul sentiero, non mi sono allontanato per niente. Vi volevo, c'è un po' di vento, sentirete, però vi volevo far vedere questo obbrobrio. Cioè, questo è il sentiero e qui c'è un campetto da calcio abbandonato, giustamente, perché chi cazzo viene qua sopra a giocare a calcetto? Ma io dico, ma come vi viene in mente di fare un campo da calcio qui? No, vabbè, nella riserva naturale. Sono degli scienziati. Eh sì. È stato proprio un incendio qui. Guardate sto gigante. Che peccato. Ho bruciato. Il sughero. Ragazzi, questo spettacolo è la sughereta di Serevitola. Non so dove va l'accento, Serevitola o Serevitola. Queste sono le querce da sughero a ghianda. Sono imponenti, non so se rende il video. Sono imponenti e meravigliose, perché poi hanno questo legno di sughero che crea veramente dei
dei motivi bellissimi. Quindi ora scusatemi, ma interrompo un attimo le registrazioni, le foto e tutto il resto e mi godo questa sughereta in silenzio. A dopo. Ora voglio fare una cosa cretina. Questa qui è una ghianda che ho trovato qui sulla sughereta. Voglio sapere di cosa sa. Non ho mai mangiato una ghianda. Cioè, che cazzo si mangiano sti cinghiali, sti scoiattoli? Ora prima la spacco. Ok, all'interno bianca. Sembra tipo una mandorla nocciola. Ora la sbuccio, aspettate, mi servono 2 mani però. Eccola la ghianda sbucciata. Quindi vabbè, questo è l'interno, quindi dovrebbe essere almeno pulito sicuramente. E, vediamo di che sa. È amara. Cioè sembra acerba. Sembra una mandorla acerba. Ma che cazzo vi mangiate, scoiattoli? Vabbè. Ah, quanto mi piacciono i cancelli. I cancelli di montagna fatti così. Alla cazzo di cane. Guarda, guarda, guarda. Dalla sicura qui. Ah, che... No. Ti ho 1,5 kg di filo spinato. Ma che è? Però sono sempre molto pittoreschi. Dicevo, da questa parte ci dovrebbero essere tipo i simbruini, mentre quelli là dietro dove vedete della neve, dove lì ci dovrebbe essere il lago della Duchessa, ma secondo me quelli in fondo là dietro potrebbe anche essere la mia amata Maiella, Mentre da quest'altra parte c'è la pianura che ci porta a Roma. Infatti vedete anche quello strato di smog che si vede tra l'orizzonte e la città. Sì, quella è Roma. E davanti a questa meravigliosa quercia ci sarà un bel bivio. Allora, voi non dovete andare per l'area picnic, cioè ci potete anche andare, ma vi zompate il monte Lucco, il colle Lucco, sì. Dovete seguire invece per Colle Lucco. E c'è anche una fonte. E c'è anche San Polo do Brasolo. In questa parte del percorso dove stiamo andando verso Colle Lucco, la vegetazione è un pochino più presente, c'è ancora qualche residuo di incendio, però la cosa più interessante secondo me in questa zona è la vista sulla valle dell'Aniene. Quella dovrebbe essere Santa Sabina, se non ricordo male, non voglio dire cavolate, correggetemi se sbaglio. Comunque questo sentiero è segnatissimo, cioè non ti perdi manco se lo fai apposta. E se ti perdi vuol dire che ti sei bendato e stai girando a cazzo nel bosco, se no non ti perderai mai. Cioè, c'è un segnalino ogni 2 alberi, un albero sì, un albero no. Bene, arrivati a questa bella radura sul Colle Lucco, troverete questo cartello qui e dovete girare a sinistra, non proseguire, cioè potete anche proseguire di là ma allunghereste abbastanza inutilmente secondo me. Invece andiamo verso la Fonte Bologna, Fonte Vecchia. Ecco, questa discesa per la Fonte Bologna, un po' di foglie sul sentiero, quindi state attenti. Se proprio non vi sentite sicurissimi sulle gambe, recuperate un bastone, tanto ce ne sono, guardatevi intorno. Mi raccomando, zig zag, non sovraccaricate troppo le ginocchia e via, e si va. E sono appena arrivato al rifugio e la Fonte Bologna. La fonte non ho ancora capito dov'è, sarà da queste parti. Ma intanto andiamo a vedere se il rifugio è aperto. Chissà, avranno chiuso? Ma no, sembra di no. È aperto. Tipico odore di carne arrosto. Carino, dai. Pensavo peggio. Pensavamo c'è una scopa, una paletta, un bel tavolaccio. C'è pure una padella. Toh. Devo cucinare qualcosa al volo. Ci hanno lasciato del pepe, del sanificatore,
agenda del rifugio, un po' di diavolina. Beh, dai, carino, mi piace. Allora, la situazione attuale è questa. Panino, prosciutto di Parma, buonissimo. Acqua, tranquillità, il trattore è andato via, sono da solo. Ragazzi, oggi si sta benissimo, lo so che sembro sembro la D'Urso in questo momento, ma si sta davvero bene qui. Beh, ragazzi, questo vince il premio come il faggio più grosso del percorso. Penso proprio sia lui. Comunque, per il momento, e non sono ancora arrivato sul versante panoramico, diciamo, devo dire che questo sentiero per il Leccinone vale la pena farlo. Ed ecco la cima del Colle Sterparo. Eh beh, sì, ragazzi, merita. Ora c'è un po' di foschia purtroppo e non rende come dovrebbe, ma vi assicuro che merita. Ora non ho capito da dove scendo, ma anche questo lo capiremo a breve. Ho avuto un attimo di spaesamento perché non riuscivo a capire da dove cazzo scendere, perché praticamente c'avevo il punto da cui c'era tutto il panorama e uno strapiombo, quindi dicevo ma non posso scendere da qui, il GPS mi dava quella direzione, poi ho capito che devi tornare leggermente indietro e poi scendere dall'altro lato. Vabbè, dai. Comunque dovete prendere il sentiero 332, traccia GPS come al solito sotto mano. Ecco, la discesa da qui è un po' ripida, se non ve la sentite, cioè nulla di infattibile, basta che state attenti. Se non ve la sentite potete tornare indietro dall'area picnic e tagliare. Ok, a un certo punto vedrete una serie di segni rossi e bianchi su tutti gli alberi praticamente, perché dovete girare a destra verso questo guado che adesso è in secca, quindi c'è nulla da guardare, ma la cosa molto carina è questo segnale audiovisivo, credo, nel senso che con il vento faccia anche dei rumori. E hanno attaccato questa serie di tronchi e di canne di bambù. Molto carina, devo dire, mi piace. Mi piace questa collana. E allora quest'ultimo tratto, magari per chi non è proprio, cioè per chi non abbia voglia di farsi un tratto un po' più impegnativo sia per le caviglie che per le ginocchia, perché in discesa su roccia il sentiero non è proprio diciamo comodissimo. Per chi non avesse voglia, salti pure la parte del Monte Sterparo o Lecinone e vada dritto subito dopo l'area picnic. Arriverà da questa strada qui. Vi faccio vedere che è una strada carrabile praticamente, quindi fate una bella passeggiata di salute e diventa quasi un sentiero turistico. Da qui i sentieri si ricongiungono e io ora proseguo da questa parte per l'ultima manciata di chilometri prima di tornare a Tivoli. Allora, non siamo ancora alla fine perché mi mancano ancora probabilmente l'ultimo paio di chilometri e voglio scendere se possibile, diciamo, ai piedi della cascata, quindi non stoppate il video perché non è ancora finita, ma voglio fare un piccolo recap di un piccolo punto della situazione di questo trekking. Allora, lo immaginavo molto meno faticoso, molto più semplice. Ok, ho fatto una serie di pause perché oggi me la sono proprio goduta, era un sacco di tempo che non, erano quasi 2 mesi che non mi facevo una camminata, quindi me la sono presa veramente con calma. Ho speso 2,60 € di biglietto da Roma per venire qui. Si può fare in giornata, si può fare anche in inverno, basta beccare una giornata soleggiata come questa. Assolutamente un'escursione che vi consiglio e direi anche per tutti. Se evitate quel pezzo lì è veramente per tutti, quindi una scarpa comoda da trekking magari con un minimo di grip e potete andare tranquillamente. Beh ragazzi, ormai ero qui, non potevo non farlo, quindi ho pagato l'ingresso di 8 € e sto per andare a visitare la grande cascata. Si scende fino alla gola, c'è la grotta di Nettuno, non lo so, ora vediamo, ci sono i templi, si risale dall'altra parte dove ci sono i templi, quindi facciamoci questa bellissima passeggiata. Ed eccola qui la grande cascata. Allora facciamo un po' di storia.
Questa qui non è una cascata naturale, è una cascata artificiale, come potete vedere ci sono questi due enormi cunicoli, lì ce n'è un altro praticamente parallelo a questo, è uguale. Sono lunghi 280 metri, sono stati commissionati da Papa Gregorio XVI. Perché? Perché praticamente il fiume Aniene prima passava proprio all'interno della città, cioè come lo passa ora, c'è la diga, quindi è un flusso controllato, ma all'ennesima piena che distrusse la città di Tivoli, Gregorio XVI si ruppe le balle e disse basta, mo gli commissiona un bel lavoro idraulico, quindi fece fare questi due trafori sotto il Monte Catillo e quindi fece convogliare l'acqua attraverso questa cascata, questa diciamo cascata secondaria. Ancora oggi c'è una piccola cascata sotto il ponte non mi ricordo, Gregoriano, forse anche quello può essere. Quindi è rimasto ancora viene utilizzata l'antica cascata come sfogo per la diga probabilmente. Posso dire che la mia giornata a Tivoli è davvero finita. Potrei andare anche a Villa d'Este, ma non voglio, per un semplice motivo, è che oggi ho già visto troppe cose belle. Non voglio fare indigestione di cose belle. Il giardino della Villa Gregoriana, ragazzi, è qualcosa di la grotta di Nettuno che l'abbiamo visto prima, la grotta della Sirena, sono qualcosa di emozionante. Quindi ragazzi, sta a 2,60 € da Roma il treno, da Termini, prendete un regionale, arrivate in città e potete, se non volete fare trekking, almeno venite a vedere questa vallata perché è spettacolare. Ciao, ci vediamo settimana prossima, mi raccomando. Iscrivetevi, attivate la campanella. Dai, su, fatelo per me, non vi costa niente, dai, su.